Vegano. Vegano è un accordo non fra 2 o 3 o 4 note olfattive, è un accordo di genere olfattivo. Ovvero è un accordo fra tutte quelle note definite fresh, ovvero fresche, perché nella mia testa era una rievocazione, una volontà di rievocare quei banchi del mercato dove è esposta tutta la frutta e la verdura fresca che il fruttivendolo di quella giornata annaffia continuamente per farla continuare a brillare sotto il sole, per farla essere comunque sempre fresca e non stantia. Quello che viene fuori da questi banchi di solito appunto sono solamente note dolci e verdi. Dolci e verdi. In profumeria, o meglio io, nel mio modo di pensare la profumeria, ho sempre definito le mie note verdi quelle più acerbe. Tutte le note, diciamo, carota, o meglio semi di carota sono in profumeria, perché è il seme che fa la nota olfattiva di carota, sono tutte quelle parti dolci, ok? Quindi non è un vero accordo fra lattuga e carota, è una provocazione per dire tutte quelle verdure acerbe e tutte, o meglio verdi, e tutte quelle frutte a verdura e note in genere dolci. Quindi cosa ci siamo portati dietro? Ci siamo portati dietro fondamentalmente un'olfattività molto verde nel sapone e poco dolce. Questo perché? Perché in rasatura è molto più piacevole avere una profumazione aldeica, come se ci si stesse curando mentre si gira il pennello in viso e si monta il sapone, perché passata dopo passata, di solito fra le 2 e le 3 passate in rasatura, si abbia questa sensazione di lenire il volto dopo il passaggio della lama. Per arrivare a questo passaggio della lama, eccoci all'elemento centrale del progetto cosmetico di questo sapone, ovvero la bava di lumaca. Bava di lumaca non devo nemmeno starla troppo a presentare o a impalmare, ma è esattamente uno dei cosmetici o delle molecole cosmetiche più famose dell'intera produzione cosmetica mondiale. Ovviamente noi qui lo abbiamo inserito in certificata cruelty free, ovvero raccolto solo sui teli di passaggio delle chiocciole e non estratto forzatamente o con uso di elettricità o quant'altro, certificata cruelty free, ma soprattutto perché mi incuriosiva moltissimo questa sorta di riparare, di rigenerare, di cicatrizzare soprattutto. E perché? Perché andando a investigare, approfondendo un pochino, cosa si è capito? Che la bava di lumaca, oltre a far scorrere il corpo della lumaca non avendo arti nel suo movimento in avanzata, e quindi a scorrere anche il rasoio una volta passato sul viso, bava di lumaca, sapone montato, zafferano, tutto quello che rende più scorrevole la lama. L'effetto principale della bava di lumaca è che la lumaca, ferendosi continuamente a corpo vivo sul terreno fra sassi, microaghi e tutto quanto, si crea delle microferite. Queste microferite vengono immediatamente cicatrizzate e disinfettate dalla bava stessa. E questo è quello che esattamente è ricercato in questa referenza di sapone, ovvero che ogni passaggio di lama, essendo la rasatura di per sé delle microferite, delle microescoriazioni da passaggio, perché anche ad una rasatura perfetta la lama ha comunque portato via delle parti di pelle, anche seppur microscopiche, sono microabrasioni. Essendo microabrasioni, la bava di lumaca andrà a cicatrizzare, a disinfettare e a rendere il passaggio il più innocuo possibile sul volto. Procedendo quindi il percorso in accordo artistico, olfattivo sull'aftershave, così come la colonia, entrambi come sempre alcol vegetale, quindi da fermentazione dell'orzo e quindi anche molto poco aggressivo sulla pelle. Qui abbiamo il solito post rasatura, ovvero sapone dopo barba, ad andare a disinfettare, l'olio di ricino a lasciare questa patina ricostituente della parte sebotica, cioè di ringrassare la pelle per difesa immunitaria, e un'olfattività incentrata molto sulle note verdi.
Sulla parte colonia, quindi pre-profumo, quindi non ancora profumo, ma molte persone non amano portare profumo e molti nostri clienti amano finire il percorso di barberia, di rasatura, meglio dire, con anche la sua acqua per portarsi durante la giornata l'olfattività provata in rasatura, anche l'acqua di colonia. Acqua di colonia che appunto ci portiamo dietro perché delle ore permane e quindi abbiamo detto come poter rendere incisive delle note che di per sé sono volatili, cioè tutto quello che è fresh, tutto quello che è semi di carota tende ad essere volatile e allora lo abbiamo ancorato con il vegetale verde, bianco o rosso che sia più sedimentante del profumo e quindi un muschio fra il verde e il bianco come olfattività, come nota di fondo. Nelle note di testa per le parti dolci dette semi di carota appunto abbiamo usato un melone fresco, delle note aldediche che di solito sono quella parte un po' ferrosa per renderla anche un po' stridente e nelle note di cuore quello che abbraccia un muschio prepotente con un melone molto dolce, andiamo a renderlo molto più approcciante anche dall'olfatto di terzi che si approcciano alla nostra persona, essendo una colonia, quindi la sentiranno anche terze persone, con una rosa damascena e un mughetto, per rendere floreale quello che è dolce e quello che è verde. Vegano cos'è per noi? Vegano per noi è tutto ciò che è leggero, tutto ciò che è fresco, tutto ciò che è depensato, proprio perché anche il micro errore sulla pelle con il rasoio andrà ad essere perdonato e rimediato dall'azione prepotente cicatrizzante della bava di lumaca.